Ok, oggi, cari quasi norcini, ormai siamo diventati amici e ormai spero con queste nozioni che ci stiamo dando, io a voi e voi a me, stiamo sul percorso giusto per fare norcini. Comunque andiamo a parlare, anzi facciamo un passo indietro, vi chiedo la gentilezza di mettermi il like, di seguirmi al mio canale, che per me è importante, diciamo per me è essenziale il vostro contributo, semplicemente con un tic, così posso vedere anche cosa sto facendo, dove sto andando e tanti altri motivi, ok, anche per, diciamo così, per un mio interesse in un futuro. Ok, detto questa premessa, oggi andiamo a parlare dell'affumicatura. Praticamente ci sono due tipi di affumicatura, a caldo e a freddo. Però preciso una cosa, da dove parte l'affumicatura? L'affumicatura ha delle tempistiche antiche, ma perché? Perché non c'erano, diciamo così, i frigoriferi, o non tutti avevano le grotte o delle camere fredde dove conservare, diciamo così, i salumi o anche il pesce, perché l'affumicatura non è solamente per i salumi. Ora in questo caso nostro ne parliamo solo dei salumi, ok? Perché è quello che ci interessa oggi a noi, il nostro, diciamo, interesse e scopo del nostro momento. Praticamente andavano ad affumicare i salumi o i pezzi di prosciutto o interi pezzi di, che ne so, i conigli, in maniera che la carne si disidratasse, ok, e non andasse in putrefazione, ok, e in più non sapevano gli antichi di questo, diciamo, sapore che veniva dato alla carne. Oggi se ne apprezza questi benefici e sono passati, diciamo, quegli altri, diciamo così, benefici, perché oggi siamo organizzati con delle cantine, abbiamo degli strumenti per vedere le temperature, via discorrendo, ok. E oggi invece noi usiamo questa tecnica quasi solitamente per insaporire i nostri prodotti, che fra l'altro devo dire che se fatta bene e con semplicità, diciamo così, ce ne può andare dei giovamenti, perché un pezzo di bresaola affumicata con del legno di limone, di castagno, di ciliegia, gli darà un bel sapore, gli darà, oltre alla carne buona, al prodotto che abbiamo fatto, facciamo una cosa, diciamo, molto molto positiva per una fine di lavorazione, ok? Ora passiamo alle due differenze dei salumi, caldi e freddi. Un attimo che prendo il leone, un secondo, me l'ha passato il leone vicino, ok? Saluto a tutti. Allora, l'affumicatura a caldo è quella che abbiamo visto tante volte, forse l'avrete vista anche voi in casa vostra con i vostri nonni, i vostri zii, no? Il fatto di in una stanza accendere un camino, magari questo camino qui che non avesse un grosso tiraggio perché magari veniva bloccato, e allora che succedeva? Che tutti i fumi, i vapori andavano per la stanza, oppure semplicemente organizzarsi con un mezzo armadietto, ok, un armadietto. Sotto questo armadietto cosa facciamo? È importante che il legno sia un legno senza resina, allora sia un legno di un frutto, come dicevo prima, un legno del limone, un legno del ciliegio, un legno dell'olivo, un legno di un castagno, ok? Perché non abbia la resina, perché la resina, se no, chimicamente si andrà a alterare, si brucerà e andrà a sciupare il nostro prodotto. E questo qui è una caratteristica però importante, che a volte è anche invariante, che arriva anche a 70-80 gradi, ok? Allora, oltre che affumicare, a volte cuoce anche la carne e non sempre va bene, bisogna saperla gestire bene, bisogna prendere i pezzettini del legno, metterli magari un'ora in ammollo, poi dopo con un pochino di paglia dargli un pochino di fuoco e gestirla dopo con un pochino di acqua. A questo punto, come dicevo, o in un armadietto o in una conca, ok, con una conca fate sotto la bracetta,
una conca sotto, mettete una griglia sopra i prodotti e un'altra conca sopra, queste conche di creta. Questa è la soluzione. La soluzione che faccio io, lo vedete, lì c'è questo caminetto, dov'è il dito? Ok, lì c'è questo caminetto cosa faccio? Io il tappo su, no, c'ho il basculante sopra, lo chiudo quasi del tutto, lascio proprio pochi centimetri, prendo nel campo che ho io dei pezzettini di legno di frutto, ok, li metto un pochino nell'acqua, gli do diciamo fuoco, quando hanno preso fuoco li bagno un pochino, dentro ci metto i prodotti, ora vi faccio vedere un video inerente a questa cosa qui e poi chiudo il tappo. Ok, io ho questa soluzione qui che ce l'ho già e la pratico. Se no, l'ho detto, potete usare 1000 altre soluzioni, come vi ho detto, quelle della conca, di un vecchio armadietto diciamo in legno, sotto ci mettete una boule, anche una pentola, date fuoco a dei pezzettini di legno, ok, attaccate sopra l'armadietto, attaccate il prodotto, chiudete la porta e gli date fuoco e aspettate che questo si affumichi. Considerate che quando voi chiudete la porta, levate l'ossigeno e sicuramente sotto la brace andrà giù. Se la brace non vi va giù tanto, un goccino di acqua, spruzzate uno spruzzino, sapete lo spruzzino? Uno spruzzino con dell'acqua, spruzzate dentro poco poco, richiudete. Okay. Questo non deve passare tanto tempo, 2-3 ore sarà sufficiente, perché ci sarà anche il calore che adopererà questa soluzione qui. Okay. Comunque ci sono tante soluzioni, o se no potete comprare un armadietto apposta che faccia questo lavoro qui. Metterò la foto per far vedere, ci sono degli armadietti che fanno questo, si fa spesso anche per lo speck, allora può andare bene perché scalda lo speck e lo affumica. Ok, per altre cosettine un po' più delicate, diciamo così, c'è da avere un po' più di esperienza su questa soluzione qui, e poi anche un po' delicato su un discorso di microbi, perché scaldandosi i microbi si scaldano. È una soluzione un pochino, diciamo così, non difficile, ma bisogna andare dentro. Se no c'è la soluzione quella a freddo, che è semplicissima. Voi andate su 1000 canali, su eBay, su tantissimi, su Amazon, vendono degli apparecchi, vi metto qui la foto, dove dentro questi apparecchi, oltre a vendere l'apparecchio, vi venderanno della segatura, addirittura ci sono delle segature fatte col Jack Daniel, delle segature all'olivo, delle segature all'olmo. Ok, io vi consiglio magari di prendere 2 o 3 e di mischiarle, così almeno i sapori saranno diversi, diciamo così, diversificati. E cosa fa? C'è un serbatoio dove fa la combustione di queste segature, c'è un tubo dove questo tubo qui lo mettete da qualche parte, diciamo di chiuso. Allora ritorniamo lì, un vecchio armadietto, una scatola magari di legno, sapete, anche una scatola di legno di quelle per i vini, no? Col tappo sopra, mettete i prodotti dentro che siano un pochino alti dentro, o se no potete anche mettere una pentola, una bella pentola grande con il coperchio, ci mettete la roba dentro, chiudete il coperchio, questa asticella che va dentro. Però qui ci vorranno parecchie ore, qui non è come l'affumicatura a caldo, qui ci vorranno anche un giorno, 2, 3 di continua affumicatura, se voi volete intensamente che il prodotto, diciamo, quando lo mangiate andate a sentire tutti quanti gli aromi. Sarà un pochino più lungo, ma comunque questi apparecchi qui, diciamo in linea di massima, fanno da sé, vi avvisano quando sta per finire la combustione sua, non fate altro che riaggiungere la combustione, magari la notte non lo potete gestire, lasciate tutto quanto fermo così, la mattina vi rialzate e ripartite nuovamente con, diciamo così, l'affumicatura a freddo. Io consiglio molto di fare o l'una o l'altra, perché i prodotti gli diamo veramente un valore aggiunto. Attenzione, oltre a quella a caldo, io ci metto anche del rosmarino dentro, ci metto della salvia, ci metto dell'alloro, addirittura ci butto l'aglio, dei pezzi di aglio, così prendono fuoco e fanno veramente sapore. E il rosmarino semplicemente lasciate anche questo qui inzuppato nell'acqua insieme alla salvia, poi vengono messi sul bracerino che andiamo a creare, sul braciere, in questo caso io lo faccio nel braciere del camino, e ogni tanto prendo un altro pezzo di rosmarino, ogni tanto ce lo metto dentro. In 3 ore, quando poi si spegne tutto, oltre a
l'affumicatura lo lascio stare lì dentro, anche 5 ore, 6 ore, 7 ore lo lascio stare lì, perché ancora chiudo il tappo sopra del tutto, chiudo il tappo, a me mi diventa, diciamo, delle cose molto molto, diciamo così, saporite. Ho usato anche quello a freddo, però ripeto, quello a freddo, diciamo, se voi dovete fare pochi prodotti può andare bene, 2-3 salami, allora può andare bene. Se no ci sono quelli a freddo che vendono con sono degli armadietti con, diciamo così, la carbonella da una parte che viene spinta da una pompa e viene spinto dentro il fumo. Anche questi qui sono affumicatori a freddo a uso professionale, che li trovate anche questi qui su internet. Se voi fate un qualche cosa in più, vi consiglio magari di fare una cosa del genere, o se no vi potete organizzare anche a casa, potete inventarvi un braciere. Ci sono quelli bracieri che si chiudono con i tappi. A questo punto prendete un tubo, questo tubo qui va a finire dentro a un armadietto, e questa potrebbe essere una soluzione, diciamo, fra virgolette, economica. Magari avete un grill di quelli moderni con i tappi sopra che si chiudono, che lo potete, diciamo, usufruire. Alcuni hanno già una predisposizione di un buco per farci questo lavoro qui, alcuni ce l'hanno. L'affumicatura a freddo, a differenza di quella a caldo, va dai 20 gradi massimo ai 40, per questo non altererà molto la carne, ok? La terrà, diciamo così, preservata, la terrà anche da microbi, da contaminazioni e via discorrendo. Vedo, questo qui sta un pochino a voi. Io fossi, diciamo, in voi alle prime armi, mi farei un qualche cosa, diciamo così, di rudimentale, farei un esperimento, una prova, che poi basta anche poco, addirittura basta anche il fornello, il forno di casa vostra. Se voi prendete un pentolino, dentro al pentolino ci mettete, vedete, un pochino di rametti secchi, il rosmarino, la salvia, gli date fuoco con un pochino di paglia, capito? Non gli date fuoco con la diavolina, perché la diavolina è chimica. Fate sta roba qui, vi inguaiate, nel senso è come bere la varichina, non fate questa roba qua. Date di fuoco, ci sono dei cosini di legno senza resina, o se no c'è della paglia apposta per accendere quando c'è sulla fiamma, buttate un pochino con lo spruzzino, chiudete i prodotti sulla griglia, mettete e chiudete il forno. Certo, vostra moglie dopo vi ucciderà sicuramente. Spero che avete magari una cucina fuori o in una cantina, non dico apposta, ma insomma considerate anche questo qui, che dopo non ha via di sfogo, prendete le botte dalla moglie. La bagno un pochino, ok, bene, poi vi lascio un pochino di un buco per l'ossigeno, ok, e ora questa qui è una affumicatura, diciamo, artigianale, anzi copro anche un po', guardate che bellezza. Là. Per quanto riguarda noi norcini, la fase di affumicatura la possiamo fare entrare nella fase di stufatura, ok? Nel senso che se facciamo l'affumicatura dobbiamo eliminare poi dopo la stufatura, la facciamo nello stesso momento, come facevano i nostri babbi, nonni, zii, parenti, quando ammazzavano il maiale, facevano i salumi e li appendevano nelle stanze, stesso il calore del camino, stesso i fumi del camino, facevano queste due, diciamo, cose di affumicare un po', relativamente un pochino, ok, e fare poi la stufatura, ok? Che una elimina l'altra, diciamo, potete fare una sola cosa, che è quella dell'affumicatura, stop, così non fate l'altra. Sì, ho fatto questo breve video a parte della ricetta, perché mi scordo sempre questa cosa di dire che sia importante che voi vi segnate al mio canale. Tantissimi guardano le ricette e non si segnano. Per me è importante questa cosa qua, come per voi magari è importante che io vi trasmetta questa passione, queste ricette, diciamo, molto particolari,
io ci perdo, fra virgolette, un bel po' di tempo e un bel po' di impegno. Anche voi non vi costa niente, no? Il seguirmi per me è un valore aggiunto, posso capire che cosa sto facendo, ok? Grazie per il segnarvi.